Buongiorno, allora, noi siamo tornati Bravi, adesso che siamo... Noi siamo bravi, allora siamo tornati nel posto in cui c'era quel fiume che ci aveva bloccato l'uscita. Perché siamo andati a vedere un posto che era molto bello su una spiaggia, ma c'erano tantissimi divieto di campeggio, e va bene che anche in questi posti qua ogni tanto ci sono i cartelli, tipo dove eravamo stati fino a stamattina a Calablanca c'erano i cartelli di divieto di campeggio, però c'erano tanti camper e è passata la polizia e la Guardia Civile non ci ha mai detto nulla, quindi ok, però quel posto lì c'era un camper solo e tantissimi veramente cartelli di divieto dall'inizio della strada fino in spiaggia, quindi abbiamo detto magari non è che non ci fidiamo perché magari ci fanno la multa, però magari vengono, ci dicono che dobbiamo andare via giustamente e noi non abbiamo voglia poi a un orario chissà quale di ritirare tutto e andare a cercare un posto, quindi gira e rigira siamo andati a vedere in questo stesso posto ma dalla parte opposta, e c'era la marea di camper, uno schifo terribile, e allora abbiamo detto senti, veniamo di nuovo dove eravamo venuti, qua abbiamo guardato il meteo e oggi è tutto calmo, sole, senza vento, mare è una tavola, bellissimo, e dovrebbe essere così fino a lunedì, quindi stiamo qua fino a lunedì. E siccome venendo in qua e siccome appunto non c'era più il fiume, c'era anche da questo lato di qua l'impossibile di camper, infatti non c'era neanche posto tendenzialmente, ma noi quando eravamo venuti qui siamo venuti a farci la passeggiata qua sopra e quindi abbiamo detto andiamo là, e ci sono in realtà già 2 camper tra l'altro qua sopra, però qua è un posto un po' selettivo, non tutti riescono a salire qua perché la strada è un po' bruttina, e quindi abbiamo detto senti, veniamo qua, e infatti adesso siamo in un paradiso praticamente, ci siamo solo noi e gli altri 2 camper sono laggiù, 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 bellissimo. Oggi giornata spettacolare e infatti oggi giorno di sgarro, pizza. Fredda è fredda, però è talmente bella che non si può fare un bagno. Ah, è gelata. Gelata. È gelata. Mi toglie la farina dalle braccia.
Oggi è il 28 gennaio e sono le 9:30 del mattino. Siamo arrivati ieri qua, siamo di nuovo a Santa Pola perché stiamo iniziando a ritornare indietro. Ovviamente lo faremo con molta calma, però purtroppo è arrivato il momento di iniziare a tornare indietro. Queste temperature purtroppo ce le sogneremo perché adesso ci sono già 27 gradi al sole e sarà molto triste dovergli dire addio a queste temperature e tornare nel gelo. Ci eravamo praticamente abituati. Ieri c'è stato molto vento, però faceva caldo, quindi si stava benissimo. Quindi oggi rimarremo qui ancora tutto il giorno. Domani, che è il 29 gennaio, è il mio compleanno, e quindi abbiamo deciso che andiamo a pranzare in un ristorante sulla spiaggia pochi chilometri da qua. Quindi faremo passare oggi, domani così, e poi inizieremo ad andare un po' più su perché comunque di strada ancora ne abbiamo tanta da fare e vogliamo prendercela con tanta calma. Ecco quello che per noi è il lusso sfrenato. Camper dietro di me, aperto, spiaggia, mare, da soli, completamente da soli. Vi faccio vedere. Qua non c'è nessuno, quella è Eli, e di qua non c'è nessuno. Acqua super bella, sole. Buongiorno. Oggi c'è un po' di nuvoloso, però è una giornata bellissima, fantastica. Questa è la giornata più bella della mia vita. Madonna, come sei falso! Perché oggi è il compleanno di mia moglie, la adorata. Che falso che sei! Quanti anni fai, Eli? Quanti me ne dai? Come quanti te ne do? 32. 32 sono tanti. Questo fiorellino. Che fiore! E comunque per l'occasione adesso ci stiamo ritirando, che così almeno andiamo in un parcheggio che ha trovato Eli, un parcheggio normalissimo, perché andiamo al ristorante a mangiare pesce per la grazia di Eli. Sempre se il ristorante sia aperto, se tutto va bene. Dovrebbe essere un paesellino, non proprio città, no, paesellino. Aspetta, mica mangio qua che faccio le briciole. Buona. È passato il signore con la macchina che aveva tutte le brioche, i mandarini, tutte le bibite, il pane, tutto. Sì, tutte quelle cose. Sì, aveva un sacco di roba. €1. €1. Puoi capire, va bene. Va bene, parcheggio trovato, ovviamente in mezzo a tantissimi altri camper, ma tanto dobbiamo solo andare a mangiare. E poi vediamo. Vediamo se stare qui anche a dormire stanotte e poi andare via domani. Vediamo. Allora, abbiamo trovato questo posto solo perché dobbiamo andare laggiù. Infatti siamo in questo enorme spiazzo stracolmo di camper, però va bene. E adesso ci dirigiamo laggiù a vedere un pochettino dove si può andare. Allora, cambio di programma. Non andiamo più a mangiare fuori perché abbiamo visto i ristoranti, comunque non ci convincevano molto, non è che conosciamo bene, quindi no. Siccome Elisa cucina molto bene, abbiamo deciso che oggi a pranzo mangiamo la roba normale che dovremmo mangiare normalmente, poi andiamo da Mercadona, facciamo una spesa di pesce e cucina Elisa stasera, che è il suo compleanno, quindi gli faccio questo, diciamo, questo regalo che lei cucina al suo compleanno. Di solito è così che si vede. Allora, guardate che cosa sta preparando Eli. Cioè, lei è proprio nel suo habitat. È vero? Io sì. Quello è il tuo habitat. Mio habitat. Solo che è un po' piccola. Io direi, apriamo una raccolta fondi per regalare a Eli un camper con una cucina molto più grande. Muoio. Va bene? Perché a te non ti basta questa cucina, cioè stai usando tutto quello che puoi usare. Anche il tavolo ormai è diventato piccolo.
Tanti auguri, amore. Grazie. E buon appetito. Molte grazie. È come se fosse il mio compleanno praticamente, non il suo, perché comunque ha cucinato lei. Il vino lo bevo solo io perché lei è astemmia, quindi è il mio compleanno. Auguri, auguri Stefano.